Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, ho ceduto all'acquisto della palette edizione limitata di Chiara Ferragni. I suoi prodotti parrebbero non essere più collaborazioni con brand make-up come all'inizio, ma prodotti del suo stesso brand, quindi ero curiosa di testarne la qualità. Ho realizzato 4 look diversi, vedrete che non ho messo a nessuno il mascara e le ciglia per potermi struccare più velocemente e provare tutti gli ombretti per vedere che versatilità ha la palette. Per il primo look ho scelto subito il colore più bello per me, Make Out, il rosso borgogna anche piuttosto natalizio come colore, ha una texture sottile ed è pigmentatissimo. Ci ho realizzato come vedete la base per un aloe eye, sfumarlo è stata una goduria, si sfuma quasi da solo. Posso dire col senno di poi che sull'occhio che mi lagrima di solito non ha tenuto benissimo, ma dove si è bagnato si è separato irrimediabilmente nonostante il primer, ma ovviamente questo è un mio problema che finirà quando mi farò vedere l'occhio finalmente. Per secondo ho preso Shimmer Roll, che è un fantastico glitter argento luminosissimo con un'ottima base cremosa che lo fa stendere perfettamente, è talmente pieno e specchiato che da solo rende il look unico. Posso dire che è il motivo, se vogliamo, per cui ho comprato la palette. L'ho applicato al centro della palpebra sfumandolo verso l'alto e nel rosso. Anche nella parte inferiore ho replicato la forma dell'aloe eye con gli stessi colori ed ho disegnato ad ombretto la codina interna. Amo questo look alla follia. Per il secondo ho voluto realizzare un make-up da tutti i giorni, per quelle volte in cui si ha voglia di essere a posto ma non impegnative. Ho usato il rosa Hangout, che è meno freddo di quello che sembra in video, e l'ho messo esclusivamente nella piega per dare profondità. Astro Shine, che ho messo sulla palpebra, è il colore che mi piace meno, è uno shimmer metallico panna con riflessi rosa abbastanza mesto, devo dire, sulla palpebra. Comunque l'ho messo su tutta la palpebra indistintamente. Cheers è invece uno shimmer più impegnativo, a base violetta semitrasparente con glitterini rosa e azzurri, perfetto anche per essere sovrapposto ad un matte. L'ho usato come punto luce nell'angolo interno in questo caso. Questo look è molto semplice e veloce ed è completo aggiungendo solo un po' di mascara. Altro matte interessante, Heat Tone, somiglia molto ad uno presente nella Rose Quartz di Huda, è un marrone freddissimo quasi cenere di intensità media, la grana è sottile e sfumabile. Ci ho realizzato una semplice coda esterna, bella spessa. Di nuovo con Shimmer Roll ho riempito la zona centrale della palpebra. Con Cheers ho completato la porzione più interna, dove vedrete in seguito ho aggiunto una puntina del rosa per rendere il look meno spento. Ho replicato lo stesso schema poi sotto la rima inferiore ed il look è completo. Ultimo look per oggi, uno smokey eyes, ho creato una sfumatura nella piega con rosso, ribadisco è bellissimo e lavorarlo è un piacere enorme. Ho riempito la palpebra col marrone che userò come base per uno shimmer, lo utilizzo anche per la mia amata codina interna. Dopodiché scelgo Cheers, che è trasparente, per sovrapporlo sulla palpebra. Come vedrete, sovrapposto assume questo aspetto più tetro e si intensifica la shift argentata e violacea. Il look termina aggiungendo il marrone e lo shimmer anche sotto.
In generale la qualità degli ombretti è altissima, ci si possono fare anche parecchie cose come avete visto. È insostituibile o unica? Forse no, in parte mi ricorda Huda, però è un magnifico oggetto da collezione se siete appassionati e l'applicazione è davvero un momento di piacere per quanto mi riguarda. Per i miei gusti la ricomprerei e probabilmente comprerò anche le prossime uscite. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio lavoro creativo e magari anche un commento. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!